Silvio Berlusconi ha subito centinaia di processi dal momento della sua discesa in campo nel 94. Questa è la tesi sostenuta per anni dallo stesso Premier e dai suoi supporter. Ma quanti sono esattamente questi processi? Quando sono davvero cominciati? E con quale esito? Nello stesso ambiente berlusconiano le cifre sono ballerine. Sentiamo la versione fornita dal Presidente del Consiglio nell'ottobre 2009. Sono, mi sembra, 106 procedimenti che mi sono stati gettati addosso, sono sempre stato assolto, 2 volte mi sembra ho goduto della prescrizione, che non è assolutamente una condanna, è che i teoremi accusatori non sono stati fatti riconoscere da un collegio di giudici in tempo. Dunque 106 processi, tutte assoluzioni e 2 prescrizioni, secondo Silvio Berlusconi. Marina Berlusconi ridimensiona. Intervistata dal Corriere della Sera dice che suo padre è stato chiamato in causa 26 volte tra processi e indagini. Paolo Bonaiuti nel salotto di Vespa fa impennare di nuovo la cifra, parla di 109 processi. Ma quanti sono veramente? In realtà 16, 4 in corso, 12 conclusi. 3 processi ancora in corso, 2 sono nella fase di dibattimento, corruzione in atti giudiziari per l'affare Mills e fondi neri per i diritti TV Mediaset. Poi istigazione alla corruzione di 2 senatori, e in questo caso la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione, infine appropriazione indebita nell'affare Mediatrade, e qui il pubblico ministero si prepara a chiudere le indagini. 12 sono invece processi già conclusi e le sentenze di assoluzione sono state solamente 3. In un caso con formula piena per l'affare Smea Ariosto, in 2 con formula dubitativa, parliamo dei casi Fondi Neri Medusa e tangenti alla Guardia di Finanza. In 2 casi è stato assolto perché il reato, quello di falso in bilancio, è stato depenalizzato dal suo stesso governo. In 2 processi Berlusconi ha avuto un'amnistia che ha cancellato il reato e la condanna per falsa testimonianza sulla data di iscrizione alla P2 e per falso in bilancio sui terreni di Macherio. In 5 casi si è salvato con le attenuanti generiche. Ricapitolando, 16 processi, 4 ancora in corso, una sola assoluzione con formula piena. Chiariti i numeri, passiamo alla persecuzione politica denunciata da Berlusconi. Sapete come sono costretto a passare il sabato mattina normalmente da quando sono sceso in campo in politica? Lo passo con i miei legali a preparare le 2 o 3 udienze in cui sono oggetto delle attenzioni dei PM e dei giudici ideologicizzati che sono una metastasi della nostra democrazia. Ma davvero sono processi politici? Berlusconi si è candidato per la prima volta nel 94. La prima accusa, poi archiviata per traffico di stupefacenti, è dell'83. La condanna, poi amnistiata per falsa testimonianza, è dell'89. Le indagini sul Milan e sui bilanci di Publitalia sono del 93. Gli atti giudiziari che riguardano il gruppo Fininvest nascono dalle confessioni di un ufficiale corrotto della polizia tributaria per controlli che precedono l'impegno in politica. Videotime, Mondadori, Mediolanum. Il filone dei conti esteri Fininvest poi viene seguito quasi per caso. I magistrati non avevano nel mirino Berlusconi ma i conti di Bettino Craxi e solo in un secondo momento salta fuori il collegamento con le società offshore del gruppo Fininvest. Insomma, inchieste nate un po' per caso. I numeri e le date quindi smentiscono la tesi della persecuzione politica, anzi a guardarli bene viene da pensare che la discesa in campo sia stata decisa proprio quando la situazione giudiziaria di Silvio Berlusconi si faceva più complicata.